Terramara, anticipazioni di giovedì 29 giugno e venerdì 30 giugno. Zuleia è in ospedale e vedremo le reazioni di Yilmaz e Demir, nonché un'importante scoperta per Gaffur. La puntata inizia con Mushgan che, il giorno dopo aver sparato a Zuleia, ripensa a quello che le ha fatto e Begé le dice che lo ha fatto per il figlio e per la sua famiglia. Quindi la ammonisce che non vuole più sentirle dire che ha ucciso Zuleia. Unkar è con Sanie e le racconta che Adnan aveva affittato una casa per quella cantante. Lei era molto triste per questo tradimento, ma aveva sopportato per far avere a Demir una famiglia. Poi, per assicurargli un futuro, aveva deciso di occuparsi della loro tenuta. Così aveva sopportato i tradimenti, chiudendo il dolore nel suo cuore e dimenticandosi di se stessa, ed ora Demir l'ha ferita di nuovo, avendo rapporti con Sevda. Quando Mushgan è in ospedale, viene a sapere che Zuleia si era sparata un colpo al cuore e che è viva solo grazie ad un'operazione durata 8 ore. Mushgan, sorpresa, chiede ad un collega come mai non sia morta. Lui le spiega che Zuleia aveva mirato al cuore, ma lo aveva mancato per soli 2 centimetri e che ancora non è fuori pericolo. Yilmaz parla con Cetin, che lo informa che Zuleia è in ospedale e in pericolo di vita. Yilmaz quindi si precipita subito in ospedale, entra nella zona della terapia intensiva e guarda Zuleia da dietro al vetro protettivo. Lo raggiunge Mushgan e, non vista, lo sente parlare tra sé e chiedersi perché quando lo ha fatto non ha pensato a loro due e le chiede perdono per non averla protetta. In quel momento entra Demir, che gli chiede cosa stia facendo, e Yilmaz lo incolpa per ciò che ha fatto Zuleia. Demir gli ribatte che non sono affari suoi e la discussione finisce in rissa con accuse reciproche. Subito vengono fermati da un medico mentre Mushgan assiste a tutta la scena. Poi Demir, rimasto solo con Zuleia, sempre in coma, si chiede piangendo cosa le abbia fatto. Begé si avvicina a Fekeli e gli dice che ammira l'amore che ha per Yilmaz e gli rivela che lei avrebbe tanto voluto avere un figlio. Poi Begé con maestria gli chiede se dovesse succedergli qualcosa dove andrebbero a finire tutte le sue ricchezze e le sue proprietà. Fekeli le risponde che non lo sa e che deciderà la legge. Allora Begé gli dice che vuole dargli un suggerimento, ma in quel momento arriva Naziré che, in lacrime, avvisa Fekeli che Zuleia si è sparata ed è in condizioni critiche. Fekeli subito si allontana per andare da lei, interrompendo il discorso che stava facendo con Begé. Intanto Begé ripensa a quando Mushgan aveva sparato a Zuleia nel bosco e a come lei le aveva messo la pistola in mano per simulare che avesse fatto tutto da sola e poi aveva portato via Mushgan dicendole che loro non erano mai state lì. Gaffur incontra Rashid, che gli racconta che Atip gli aveva consegnato una pistola che doveva nascondere e che quella era l'arma con cui aveva ucciso Gengaver. Gaffur ascolta questa rivelazione sconvolto. Fekeli si reca in ospedale e in terapia intensiva e quando vede da dietro al vetro Zuleia incosciente ed intubata inizia a pregare per lei. Lì c'è Demir, in lacrime, che gli dice che può accusarlo come vuole, ma Fekeli gli risponde che l'unica cosa che conta Fekeli fa per è ciò che andarsene, lui ma sente Demir nel lo cuore ferma e e gli dice che avrebbe se voluto prova morire rimorso, quando allora per Zuleia lui gli c'è ha ancora sparato speranza. E che poi voleva che i figli sapessero che la madre era crudele e la odiassero, ma non avrebbe mai voluto che Zuleia fosse lì per colpa sua. Quando Fekeli va via, Demir prega Zuleia di svegliarsi e di non lasciarlo solo. Fekeli raggiunge Yilmaz fuori dall'ospedale e gli riferisce di aver parlato con il medico di Zuleia, che gli ha detto che lei è forte e sopravviverà. Fekeli poi nota che Mushgan da un terrazzo vicino li sta osservando e allora dice ad Yilmaz di andare via con lui. Yilmaz però non vuole andare via e lasciare Zuleia perché è convinto che lei senta la sua presenza seppur da lontano. Allora Fekeli gli dice che ci sono Demir e Mushgan e se lui rimane lì accadrà qualcosa di brutto. Aggiunge poi di non far percepire a Zuleia anche questi problemi.
Quindi vanno via insieme mentre Mushgan viene raggiunta dalla zia e, arrabbiatissima, le dice che Yilmaz se n'è andato costretto dal padre, altrimenti lui sarebbe rimasto fino al giorno seguente, perché non gli importa di lei e del loro matrimonio. Fekeli e Yilmaz si sono fermati sulla riva del lago e Yilmaz gli dice che Zuleia sta soffrendo mentre lui è lì impotente. Fekeli gli risponde che possono solo pregare. Yilmaz però gli dice che non sopporta più di vedere Mushgan e di sentire la sua voce e che è per lei che non ha mai potuto aiutare Zuleia anche quando aveva scoperto che si era sacrificata per lui. Quindi gli dice che quando Zuleia uscirà dall'ospedale la salverà dalla sua prigione e divorzierà da Mushgan. Fekeli gli chiede se vuole far soffrire 3 bambini innocenti e gli dice di dimenticare il passato e pensare al futuro. Yilmaz, piangendo, gli chiede di capirlo perché sta morendo di dolore e di rimpianto. Nel frattempo Ghaffur sta scrivendo una lettera da Tip nella quale lo accusa di aver ucciso Jengaver e di aver fatto imprigionare Eyüp al suo posto e se non vuole che lo denunci alla polizia deve lasciare 150.000 lire dove lui gli indica. Quindi, tutto soddisfatto, spedisce la lettera anonima da Tip. Terminano così queste anticipazioni. Come abbiamo visto, Demir comincia a cambiare i suoi sentimenti verso Zuleia, mentre Yilmaz ha preso la decisione di divorziare e scappare con Zuleia non appena lei si risveglierà. Aspettiamo le prossime puntate per scoprire come proseguiranno le vicende di questa terza stagione di Terramara. Intanto io sono Stefania, vi mando un abbraccio e come sempre ci scriviamo nei commenti per parlare della puntata.